Velocità, tensione, adrenalina in questo tunnel da 79 edizioni sfrecciano le monoposto di Formula 1. È qui tra i rombi dei motori che si corre un tratto del Grand Prix de Monaco, circuito ad altissima concentrazione dove ogni sorpasso è un azzardo. A pochi passi dal tunnel lo Yacht Club, basta varcare questa porta per ritrovarsi in un mondo completamente diverso dove è il silenzio a guidare la corsa verso la vittoria. Seguiteci! Questa volta a sfidarsi sono monoposto del mare, barche a propulsione solare o idrogeno a ridotto impatto ambientale. Benvenuti alla nona edizione dell'Energy Boat Challenge, la manifestazione voluta fortemente dallo Yacht Club de Monaco per dimostrare non solo come sia possibile una navigazione più rispettosa del pianeta, ma anche come questi prototipi che vedete alle mie spalle garantiscano autonomia e prestazioni. Abbiamo pensato di fare un po' di supporto a tutti le giovani ingegneri del mondo entier e di avere qui un raduno dove si facciamo la concentrazione di tutte le tecnologie mondiali del futuro. Perché il mondo sarà quelli che sono capaci di costruire il futuro mondo sono loro, sono i giovani che sono qui oggi, che sono loro che fanno che alla fine cambieranno il mondo. Sicuramente ci sono diverse soluzioni anche per il fuel. Il fuel sarà ancora per me importante nel yachting fra qualche anno. Ma vediamo che ci sono già qualche idea di soluzione. L'idrogeno certamente, il biofuel e altre cose che possiamo essere un po' più ottimisti, solo che dobbiamo fare un po' più veloce per il yachting. Ed eccoci tra le scuderie dove i 38 team sono concentrati per mettere a punto le imbarcazioni in vista delle prove in mare. Lì la bravura dei piloti deve far risaltare tutte le qualità dei progetti. Tra loro ben 27 università in rappresentanza di 20 paesi del mondo e per la prima volta a sventolare lungo la banchina dello Yacht Club di Monaco c'è anche la bandiera indiana. From a country like India, where you obviously know that there's a lot of pollution, and since there's a huge population there, but after seeing like the European countries and thing, when everything is satisfying the need of the nature without polluting the environment, there is a lot to take back. Like we should change a lot of things in our own country. So that's the main purpose we are here. Ed ecco i tanti altri studenti felici di essere in questa settimana a Monaco. In 7 mesi abbiamo costruito una barca che è funzionante, ha sicuramente delle migliorie da fare sia a livello di setup che a livello magari anche di hardware e quant'altro da sistemare, però devo dire tutto sommato per il lavoro che è stato fatto nel così poco tempo sono molto soddisfatto del lavoro dei ragazzi. Stiamo lavorando con molte aziende che lavorano appunto per portare l'idrogeno anche nelle imbarcazioni e nel mondo nautico. In primis ci mettiamo in gioco per dimostrare che questa tecnologia è una tecnologia che ad oggi è sostenibile e fattibile. Vogliamo poi anche portare questa tecnologia nel mondo navale, anche su imbarcazioni di più grandi dimensioni e quindi dimostrare che è un'energia scalabile. Parlavamo di Formula 1, ecco un volante, in questo caso non delle monoposto del mondiale ma dell'Energy Boat Challenge, in questo caso è di una Solar Boat. Qui nel dettaglio potete vedere come il pilota ha in qualche modo il polso della situazione con la velocità, in questo caso per chilometro orario, la durata delle batterie, poi la pulsantiera in questo caso serve a gestire proprio l'imbarcazione sotto ogni punto di vista, quindi dalle pompe di sentina all'utilizzo di una batteria ausiliaria, insomma
si corre e si corre sul serio qui a Monaco. Per i giovani universitari presenti qui a Monaco è importante essere sostenuti nel loro percorso, nel loro progetto da sponsor che li aiutino nella progettazione delle imbarcazioni a propulsione alternativa. In questo caso ePropulsion ha fornito motori elettrici a gran parte dei team. ePropulsion is a key sponsor of ours. It's the second year that we're working with ePropulsion. They've supplied our 6 kilowatt motor, and luckily just today in our endurance race we did get second place using the motor, so we're really happy with our results and we're really excited about future partnership with ePropulsion. Dunque una vetrina importante per mostrare al mondo le idee innovative e lo stato dell'arte dei progetti di ricerca e sviluppo in ambito nautico, strizzando sempre di più l'occhio a un mondo sostenibile. Così, accanto alle sessioni in mare, sulla terraferma si è parlato molto di ecologia e nuove frontiere della navigazione. Ma è qui in acqua che si testa il progresso delle imbarcazioni a propulsione alternativa, misurandone potenzialità e prospettive. ...38 i team partecipanti che come da tradizione si sono sfidati nelle classi Energy, Solar e Open Sea Class. 3 gli stress test a cui le barche sono state sottoposte, una prova di velocità, una di slalom e una di endurance. D'impatto il regolamento dei prototipi Energy, utilizzo di soli 10 kW di energia e la costruzione di un cockpit in materiali riciclabili. Con la nuova edizione dell'Energy Boat Challenge, lo Yacht Club di Monaco mostra ancora una volta come sia possibile immaginare una navigazione a basso impatto ambientale e come la nautica possa e debba contribuire in maniera importante al raggiungimento di un obiettivo che l'Europa si è data entro il 2050, un'Europa carbon free. Fedele alla vision Monaco Capital and Advanced Yachting, lo Yacht Club investe e crede sempre di più in un futuro sostenibile con l'ambizioso obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare gli operatori del settore. Un impegno che sta dando i suoi frutti. Di edizione in edizione cresce il numero di partecipanti con un dato sensibile. La coscienza verde non solo sta germogliando in modo importante nei più giovani, ma soprattutto ha tra i protagonisti alcuni team provenienti da paesi ad alto inquinamento come India e Cina. Ci vuole ancora tempo per invertire la rotta, ma questi sono tutti bei segnali. Per questo sono stati raddoppiati gli sforzi. Dopo l'Energy Boat Challenge, il club monegasco vi aspetterà a settembre per la seconda edizione dello Smart and Sustainable Marina Rendezvous.